Ciao, nel video di oggi riprendo il discorso del secondo quinto primo. Vado ad aggiungere altri elementi molto interessanti. Vediamoli insieme. Nell'altro video dove parlo di secondo quinto primo, vi lascio il link qui in descrizione, io consideravo gli accordi La minore settima, Re settima e Sol major 7. Invece qui ci troviamo in tonalità di Do maggiore, secondo grado, quinto grado e primo grado di Do. In quel video vi ho parlato di 3 approcci per andare a improvvisare su questo giro considerando la scala. L'approccio che vi suggerisco oggi è di tipo armonico, ovvero ci regoliamo con gli accordi. Nel fare questo, intanto, vi dico subito che andiamo ad aggiungere un altro accordo. Su questo secondo quinto primo di Do andiamo a mettere anche questo La settima, che viene detta anche dominante secondaria, risolve sul secondo grado. Qui si tratta di prendere le note di ogni accordo. Ricordiamo che stiamo lavorando con le settime, per cui abbiamo 4 note buone per ogni accordo. Se noi impariamo gli arpeggi, quindi nota per nota, le note che compongono questi accordi, possiamo andare a sottolineare meglio ogni accordo. Il mio consiglio è quello di intraprendere le prime note di ogni accordo. Per cui se abbiamo ad esempio Re minore settima, andiamo a prendere Re, Fa, La e Do, che sono prima, terza minore, quinta giusta, settima minore. Qua mi trovo sull'ottava superiore, no? Rispetto a questo. Cercare le posizioni degli accordi più vicine tra loro è anche un ottimo esercizio, proprio per vedere le voci come si muovono nella stessa zona. Vediamo, ad esempio, Re minore settima, Sol settima, Do major 7, La settima. Quindi resta tutto in questo range. Ora vi mostro come arpeggio ogni accordo del giro. Partiamo con Re minore settima. Sol settima, Do major 7, La settima. E ora li suono liberamente, quindi arpeggiando ogni accordo però in maniera libera. Aggiungo qualche altra nota. È importante comprendere che non è che dobbiamo suonare completamente con gli arpeggi, questo è un esercizio che ci consente di capire, di visualizzare ogni singolo accordo sulla tastiera della chitarra, ma noi possiamo poi andare ad alternare il nostro materiale tra scale e arpeggi. Quindi, ad esempio, posso utilizzare la pentatonica di La minore, alternandola agli arpeggi. Vediamo come.
Per chiudere, il mio consiglio è quello di vedersi bene la scala di riferimento per questo giro, che è quella di La minore, per poi andare ad analizzare ogni accordo e realizzare quindi gli arpeggi. Con questo sistema l'unica cosa certa è che non possiamo sbagliare. Ogni arpeggio viene cucito sopra ogni accordo. Io come sempre spero che questo video possa aiutarvi ad andare avanti nel vostro percorso, nel vostro studio, e per qualsiasi cosa mi raccomando commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!